Ciao ragazzi, oggi parliamo di Craig Titus, detto The Bad Boy of Bodybuilding, cioè il ragazzaccio del bodybuilding. Un personaggio che ha fatto molto parlare di sé, prima negli anni 90 per il suo bizzarro stile di vita, le controversie e le vittorie nel mondo del bodybuilding agonistico, e poi per il brutale omicidio di Melissa James, del quale è stato incriminato, e che dal 2008 lo ha portato a scontare una lunga pena detentiva in prigione. Oggi ne ripercorriamo la storia, una vita vissuta sopra le righe, correndo sul filo di una, chiamiamola, lucida follia, sostenuta su una base di sostanze stupefacenti e farmaci anabolizzanti, e finita molto male. Chiaramente un esempio negativo da non ripetere assolutamente. Enjoy! Craig Michael Titus nasce il 14 gennaio 1965 a Wyandotte, in Michigan, ma cresce a Riverview, vicino a Detroit. Il maggiore di tre fratelli, da ragazzino Craig è sportivo, ma abbastanza piccolo ed esile. Pesa sui 60 kg e non riesce ad entrare nella squadra di football della scuola. Così si dedica alla lotta. Intorno ai 18 anni, terminata la scuola, è alto 1,65 m e pesa sui 63 kg. Decide di mettere un po' di muscoli e si butta nel bodybuilding. In breve vede che il suo corpo inizia a trasformarsi e ne rimane affascinato. E così, mentre alterna la palestra e il lavoro col padre nella costruzione di tunnel sotterranei per metropolitane, scarichi e fognature, inizia a costruire il suo fisico. A 21 anni è alto 1,73 m, pesa 83 kg e comincia a pensare alle gare. Debutta sul palco nel 1988 e parte subito alla grande, quando con un peso in gara appena sotto gli 80 kg vince la categoria pesi medi e l'assoluto al campionato NPC di Houston. Un ottimo inizio che conferma negli anni seguenti. Nel 1989 si presenta a 85 kg e vince ancora l'assoluto al campionato NPC di Houston. Nel 1991, a 93 kg, conquista il titolo assoluto all'Iron NPC. Nel 1993 sale sul palco del campionato NPC USA a 102 kg e arriva quarto fra i pesi massimi. Una crescita fisica lenta e progressiva che lo porta a scalare le classifiche di gare sempre più importanti, con l'obiettivo di ottenere la Pro Card IFBB. Dopo 2 secondi posti ottenuti al campionato NPC USA nel 1994 dietro a Dennis Newman e nel 1995 dietro a Phil Hernon, il 1996 è l'anno di Craig. Si presenta in gara a 108 kg e vince sia la categoria pesi massimi che il titolo assoluto, conquistando l'agoniata Pro Card. Sembra l'inizio di una brillante carriera agonistica, ma, nonostante gli ottimi risultati sportivi, la vita di Craig aveva un evidente lato oscuro e non era certo un atleta e un uomo impeccabile. A parte le numerose diatribe con altri atleti, ricordiamo la rumorosa rivalità con King Kamali, che diedero fiato ai pettegolezzi e al gossip sulla stampa di settore, già nel 1994 Craig conduceva una vita controversa, più simile a quella di una rockstar che non a quella di un atleta di elite. Faceva uso di droghe ricreative come la cocaina e sosteneva il suo costoso stile di vita spacciando stupefacenti, attività che nel 1995 gli costarono una condanna a 16 mesi agli arresti domiciliari per il possesso di ecstasy con l'intento di spacciare e nel 1997 venne condannato a 21 mesi di reclusione per aver violato la libertà vigilata utilizzando steroidi anabolizzanti. Sentiamo alcuni aneddoti che illustrano lo stile di vita di Craig dalle parole di Amin Alai, che fu allenatore di Titus nel periodo 1994-1995. Craig era un tipo divertente da frequentare, vero? Sì, era davvero un tipo divertente. Le cose poi sono cambiate, ma nel 1994 fino all'inizio del 1995 era un figo. Poi si è messo nei guai. Non si poneva nessun limite, fino al punto da essere stupido. Una volta andiamo nella stanza di Kamali e Craig comincia a sniffare una striscia di coca, così come se niente fosse. Non voglio criticarlo, sto solo raccontando i fatti. Un'altra volta arrivano dei tizi a casa sua e nel bagagliaio della macchina avevano diverse grosse borse da viaggio, tutte piene di pillole di ecstasy. Tipo in totale milioni di pasticche. Poco dopo arriva un tizio e ne porta via la maggior parte. Il giorno dopo siamo andati in 6 nightclub, tutti di fascia alta.
Eravamo fra i dip e Craig sniffava coca su delle ragazze nude. Mentre era in preparazione per i Nationals, vero? Infatti, proprio mentre era in preparazione per i Nationals. Comunque, in qualche modo, Craig, nonostante la vita da tossico, incredibilmente ha una dedizione per il bodybuilding e riesce a rimanere costante con la dieta e l'allenamento. Scontata la pena, Craig si lancia nelle competizioni del circuito pro IFBB e fra il 2000 e il 2005 parteciperà ad una ventina di competizioni. Ricordiamo il secondo posto al Grand Prix di San Francisco nel 2001, il terzo posto ottenuto alla Notte dei Campioni del 2003 e il 12° e l'11° posto ottenuti rispettivamente al Mister Olympia 2001 e 2002. Sul circuito pro la competizione è altissima, ma Craig, che nel frattempo si è trasferito a Las Vegas e ha sposato Kelly Ryan, un'atleta famosa nel settore fitness, pur non vincendo è un nome molto conosciuto nel settore e riesce ad avere numerose entrate da contratti di sponsorizzazione, organizzando eventi e feste post gara, scrivendo articoli per le riviste di settore e guadagna bene. Kelly e Craig, la bella e la bestia, sono una coppia di successo, promossa con grande spinta dalla stampa, ma purtroppo anche la famiglia sportiva e apparentemente modello di Craig è vittima del suo lato oscuro, fra uso di droghe, mancanza di sonno e instabilità mentali, e la loro storia arriva all'epilogo il 14 dicembre 2005, quando il corpo carbonizzato, imbavagliato e legato della 28enne Melissa James, allora assistente di Craig e Kelly, venne trovato nel bagagliaio di una Jaguar in fiamme nel deserto del Nevada. Alla base dell'efferato delitto si dice ci fosse la relazione che Craig aveva avuto con Melissa, scatenando la gelosia della moglie Kelly. Senza entrare troppo nei futili motivi e negli scabrosi dettagli della storia, un brutale delitto per cui Craig, scampando per poco alla pena capitale, nel 2008 verrà condannato a una pena dai 21 ai 55 anni per omicidio di secondo grado, rapimento e incendio doloso, mentre per Ryan la pena consiste in 2 condanne da 3 a 13 anni, per incendio doloso e aggressione con arma mortale con gravi danni fisici. Ad oggi Ryan è stata rilasciata sulla parola nel 2017, mentre Craig continua a scontare la sua pena in un carcere del Nevada. Dopo aver provato diversi metodi di allenamento, in palestra Craig aveva scelto di allenarsi seguendo un metodo da lui definito Blood Volume Training, cioè un approccio all'allenamento basato su un volume di lavoro medio-alto dove cercava il massimo pump, la massima irrorazione sanguigna dei muscoli. Eseguiva 12-16 serie per gruppo muscolare, suddivise in 3-4 esercizi da 4 serie ciascuno, mantenendo le ripetizioni nel range delle 9-15, quindi pesi moderati ma tanto lavoro e intensità. In vista delle gare si preparava seguendo una double split routine, cioè si allenava 2 volte al giorno, con una scheda che lo vedeva impegnare ogni gruppo muscolare una volta ogni 6 giorni, con la seguente routine. Giorno 1 petto e bicipiti, giorno 2 schiena e trapezi, giorno 3 riposo, giorno 4 spalle e tricipiti, giorno 5 quadricipiti femorali e polpacci, giorno 6 riposo e poi ripartiva col ciclo. Sul piano alimentare, in preparazione alle gare, Craig adottava una ciclizzazione dei carboidrati, seguendo una dieta ad alte proteine e grassi per 3-4 giorni, seguiti da un giorno di ricarica dei carboidrati, e poi ripeteva, ritenendo che questa alternanza gli permettesse di eliminare tutto il grasso superfluo senza svuotare i muscoli. Riguardo l'argomento doping, Craig Titus è sempre stato molto onesto e trasparente sul suo uso di steroidi e di quanto questi siano importanti nella costruzione di un fisico da bodybuilder competitivo. Diceva che ne dicano i vari campioni, la genetica ti porta solo fino a un certo punto e il doping è assolutamente necessario per arrivare a certi livelli di sviluppo fisico. Gente, non si diventa così grossi se non si usano steroidi. Secondo lui, i 4 pilastri della ricetta per diventare un bodybuilder di successo sono i seguenti, a pari merito: allenamento, alimentazione, doping e riposo. Più chiaro di così. Riassumendo, Craig Titus è stato un personaggio che ha cavalcato l'onda della sua fama di cattivo ragazzo del bodybuilding. Una figura creata e pompata ad arte dalle riviste di settore, che avrebbe potuto dargli parecchie soddisfazioni. Ma purtroppo Craig non era solo il simpatico ragazzaccio presentato dalla stampa, era davvero uno svitato. E alla lunga la spirale delle droghe ricreative lo ha trascinato nell'abisso. Non mi piace giudicare il prossimo, fare il moralista, ma qui abbiamo veramente superato ogni limite. Dove pensi di andare vivendo la vita in uno stato di stordimento perenne fra droghe ricreative e metanfetamine?
La parabola di vita di Craig davvero ci insegna molto. Sincero e interessante come bodybuilder, un esempio di tutto quello che sarebbe da evitare come uomo. Che dire, chi semina vento raccoglie tempesta. Credo non ci sia davvero altro da aggiungere. Ciao, alla prossima!